Andiamo ragazzi miei a trovare la redenzione con quella che potrebbe essere l'ultima puntata su Darkest Dungeon 2. Ehi gente, questo è YouTube su canale con questo nuovo video. Per l'appunto ritorniamo con il leggendario Darkest Dungeon 2 ragazzi, con la fine, quella che potrebbe essere la fine, visto che non so se sarò in grado di battere il boss della regione, ma ci proverò sicuramente a denti stretti. Cerchiamo di fare del nostro meglio per eliminare questo boss della regione, dell'atto 5, che potrebbe essere l'atto finale, a meno che non ci sia ancora un altro boss, ma dubito fortemente, e a meno che non perdiamo. Lì dovremmo rifarci completamente la regione, sarebbe anche peggio, visto che ho fatto tipo 4 regioni per arrivare fin qui. Allora, siamo al Ronzino Curioso. Proprio, non me lo potevi dare in un momento peggiore, cioè mi esplora i luoghi degli incontri di assistenza, degli ospedali e i bauli dell'accademico. Insomma, praticamente se ci fosse una regione normale, sulla mappa verrebbero indicati questi 3 luoghi. Il problema è che siamo arrivati alla montagna. Serve a niente. Ha il 50% di guarigione, meno 1 di stress. Ottimo, Paracelsus ha ottenuto un tratto negativo solare. Ah, ok. Beh, la relazione è già al massimo, quindi in ogni caso non è che mi gioverà più di tanto, ma va bene. Audrey, anche lei ha avuto un polso... No, ma sul serio? Meno 10% di danni. Ma neanche, sia a distanza che ravvicinati. A Audrey, potevi darlo a Paracelsus. Che merda. Non poteva andare peggio. Poteva andare peggio, questo lo odio. Se vado a fuoco meno 4% di critico... Se a fuoco rimuove un emblema di tipo positivo. Pirofobia. Ronzino Curioso finora mi sta deludendo. Parassita roba, oh. Ti sembra? Vabbè, in ogni caso abbiamo un bel po' di soldi da sprecare. Febbre emorragica. Ah, queste sono tutte le malattie che ci siamo beccati nella regione precedente. Il nostro esperto chirurgo con le sue sanguisughe ci ha curato. Quindi grazie mille signor chirurgo. È stata una lotta abbastanza facile se non fosse stato per un critico che mi ha fatto, che effettivamente mi ha preso un po' la sprovvista. Allora, siamo tutti vivi e questo sicuramente è tanto. È tanto. Me ne sono accorto, amico mio. La domanda è: che cosa posso buttare, che cosa posso tenere? Resti corporei, faccio danni ai cadaveri. All'inizio della battaglia sono immobile per 5 turni. Esplorazione dei luoghi. Senti, questo lo butto, mi ha rotto i coglioni. Vattene, vattene. Testa inutile. Nel fiume proprio. Guarda, nella turca proprio. Fuori dai coglioni. Allora, utilizziamo questo. Resistenza alle malattie. Lui perché è cagionevole, ma malattie non ne beccheremo. Resistenza al sanguinamento potrebbe tornare utile. Questo è utile se vuoi rimuovere delle malattie, ma credo di essere guarito da tutte le malattie grazie al mio chirurgo. Sì, era un boss, il boss del tavolo, che mi ha dato anche il zucchetto borchiato. Ok, quindi non ho problemi. Con la fiamma tanto meno, quindi magari se riuscissi... Ah, ok. No, ho messo le erbe medicinali per gli status alterati. Ottimo. E cos'altro posso fare? Allora, il mio dubbio... Infatti voglio visitare l'istruttrice... E se assalto alla diligenza effettivamente no, non ha assalto alla diligenza. Forse è questo che nerfa l'assalto alla diligenza, perché io mi ricordo che assalto alla diligenza rubasse tutti i tratti positivi. Però qui me ne ruba solo 2. Che cazzo ci faccio con 2 tratti, con 2 emblemi positivi? Ma in ogni caso, cerchiamo di utilizzare questi 8 punti maestria ovviamente per potenziare l'abilità che utilizziamo di più. No, fermo, questo. Poi, pensiamoci ancora di più. Questa è OP. Questa è OP. L'ho detto 40 volte nella puntata precedente e lo ripeto ancora adesso. Questo è OP, ragazzi. Non c'è nulla da fare, su questo non ci piove. Questa è OP. Sono contento di averla sbloccata. Neanche sapevo esistesse perché su Darkest Dungeon 1 non c'era. Ma qui, ragazzi, questa roba è disumanamente forte. Ah, rimuove tutti gli emblemi positivi e negativi. Quindi anche quelli positivi rimuove. Ma in ogni caso è OP, ragazzi. È OP perché ti dà una guarigione abnorme. Qui invece non saprei. Sicuramente esplosione nauseante mi tornerà utile contro il boss della regione, visto che dà 6 di avvelenamento, questo ne dà solo 4. A sto punto anche precauzione elementare facciamo, visto che ci siamo. Poi l'altro che ho è questo, ma mi fa proprio schifo. Ok, invece Barristano, questo. Poi abbiamo Serrata dei ranghi mi ispira.
Anche se in realtà rappresaglia non è neanche troppo male, Rappresaglia, solo che per un turno di ricarica non so neanche se ne valga la pena. Questo sicuramente ne vale la pena perché in punto di morte ti cura del 33% e ti dà pure uno scudo. No, ti cura del 33% e ti dà lo scudo sì, se sei in punto di morte e la utilizzi lì. Ok, quindi abbiamo questo, questo e questo. Poi abbiamo fermezza che è già potenziato. Vediamo su Dismasigno. Dismasigno utilizza 1, 2, 3. Raffica aumenta i danni di 1, minimo e massimo, ma raffica onestamente la cambierei. Non mi ispira minimamente, mi ispira molto di più critico. Mira attenta mi ispira molto di più, se devo dire la mia. Fa un caldo tremendo. Sì, potrei mettere un condizionatore in questa stanza, prima o poi lo faccio. Bersaglio rimuove... Bersaglio critico, rimuove schivata e non può diventare invisibile. Chissà se c'è qualche nemico che potrebbe diventare invisibile. Vado sul critico che è garantito, almeno faccio... Lo unisco al contrattacco e dovrebbe funzionare alla grande. No, non ho ancora finito, signore. Signora, non ho ancora finito. Allora, con lei ho potenziato questo, voglio potenziare anche l'invisibilità. Ottimo, e forse l'assenza a sto punto. Anche se alla fine non cambia nulla se non la guarigione da fuoco e sanguinamento. Quindi a sto punto. Picconata in faccia. Ignora lo scudo, più 50% di critico quando il nemico ha faccia di merda. Quando il nemico ha critico, quando ha combo. Questo ci sta, ma questo non lo so. Non saprei a sto punto. Non saprei a sto punto. C'è qualcun altro che potrei potenziare? Lei io credo di aver potenziato tutto. Potrei fare precauzione elementare. Resistenza a tutti gli status alterati. Anche se non sono sicuro perché il boss precedente non dava status alterati. Questo potrebbe darli, senza ombra di dubbio, ma quello di prima non li dava. Forse faccio serrata dei ranghi. Mi convince molto di più, perché mi dà anche all'inizio del turno scudo potente e provocazione. Mi piace serrata dei ranghi. Ok. Poi dovremmo cambiare le abilità su... Come si chiamava su di te? Ovviamente mettiamo mira attenta. Su di te abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Siamo a posto. A posto. E siamo a posto, direi. Madonna mia. Barristano ho potenziato praticamente tutto. Struzzo non mi piace per niente. Salute cagionevole non è così fastidiosa alla fine. Ma... Paura degli abissali potrebbe essere un problema. Ah no, degli abissali, non dei cosmici. Sono i pesci gli abissali. Ok. Lei ha paura dei cosmici. Questo fa paura. Cattiva digestione. 33% di probabilità di nessun apporto positivo. Ok, il carraio. Problema risolto, signor coach. 6 di velocità, 20% di salute. Andiamo sulle carte. Ah, non ci sta più. Non ci sta più. Ovviamente comprerò tutto. Qualsiasi cosa mi aiuti, perché non avercelo? No. Quindi a sto punto vediamo di utilizzare tutto quello che abbiamo. Ottimo. Buttiamo via la testona di questo deficiente, non mi serve a nulla. E... vorrei comprare del cibo, perché questo mi serve, visto che se ho più di 10 di cibo, parte il mio barilotto, che dà di 10% la probabilità di determinazione. Sappiamo che possiamo mangiare dopo, quindi sono è più probabile che abbia un rapporto positivo. Invece di avere la crisi o la determinazione, ho visto, ma sì dai, tanto poi mangio e mi dimentico di tutto. Sembra a me. Sembra proprio a me. Ti ricordo che era 25% di probabilità di rapporto negativo, 25. Più di Troy. Più di Troy. Esercente. Whisky. Dammelo tutto. Ho Laudano per eventuali, sicuramente applicherà orrore, lo fanno tutti. Bomba fumogena. Non saprei su chi metterla più che altro. Abbiamo due erbe curative. Non saprei su cui metterla. No, teniamoceli così. Questo mi potrebbe servire, anche se bomba fumogena potrebbe essere molto più importante. Molto più importante in caso di necessità. Bene. Ah, sì. Ah, cacchio, avevano già il rapporto positivo al massimo. Non lo sapevo. Avrei dovuto guardare. Con Dismas non stai proprio bene, risolviamo subito. Alla grande. Credo che partiremo con tutti i rapporti positivi. Ora. Esercente. Vendimi questo. Questo non mi serve. 1, 2, 3, 4. Non credo di avere altro da comprare. Questi sono inutili, questo è inutile. Sì, dai. Utilizziamo. Che cosa abbiamo qui? Resistenza di stun. A te.
A te non si sa mai. Lui dovrà essere il protettore di tutti. Non so che cosa mi aspetta, quindi ho un terrore. Terrore assurdo. Una paura assurda. Perché mi devi bullizzare in questo modo? C'è scritto 25, ma è perché ho il rapporto al massimo. È questo che ti dà fastidio? Stranamente quel 33% non mi ha dato fastidio. Ok. Seleziona percorso, la montagna. Andiamo. Ma solamente uno consente di oltrepassare. Tutte le strade conducono alla montagna, ma solo uno permette di oltrepassarla. Bellissimo. Dammeli sulle abilità che utilizzo, per favore. Rispetto. Ancora oggi niente amore. Anche oggi niente amore. Sfortunatamente tra Barristano e Dismas. Rispetto. Ok, interessante. Rispetto. Ok, le abilità che utilizzo. Fiducia. Questo è partito un botto di volte nella puntata precedente. Un botto di volte la fiducia tra Audrey e Paracelsus. Un botto è partita. Quindi mi aspetto più o meno lo stesso. Questo sì. Rispetto. Oggi in questa ultima spedizione niente amore. Mi dispiace ragazzi. Ops. Cliccato per errore. E partiamo per il nostro viaggio. Mi ricordo che nell'atto 4 c'è stata una cosa epica, la battaglia finale, perché l'amore praticamente aveva curato Paracelsus in punto di morte, Dismas, ma letteralmente dell'80% della sua salute. Ma tutte le montagne sono la Ziggurat per te, amico mio. Tutte le montagne sono la Ziggurat per te. Ok, sì, più o meno quasi tutte le abilità. Adesso me lo tengo perché mi potrebbe essere una cura di emergenza. Questo sarebbe tanta roba, ma aspetta un attimo. Potrei rinunciare all'assenzio ora che ci penso, perché tanto la cura sovrannaturale lì, come si chiama? Cura non convenzionale di Paracelsus. Questo è tanta roba, raga. Perché se da schivata 75% a Dismas, a questo punto sono molto più disposto a rinunciare a qualcos'altro. Sfortunatamente l'assenzio, vabbè. Sfortunatamente l'assenzio non è stato colpito. E più che altro i coltelli nascosti al buio. I coltelli nascosti quando sei invisibile. Niente boss abissale? Nemici abissali nel frattempo? Così proprio. Wow. Qui è l'essenza della rovina. L'avversione sprizzò negli anfratti più oscuri della tua mente. I tuoi fallimenti presero forma e il mondo si inchinò in onore della tua grande sprecevolezza. La macchia del tuo insuccesso sfrangiò i fili della nostra dimensione. Ma tu temevi di affrontare ciò che avevi elaborato e ti rifugiasti nella lunga strada dei tuoi ricordi, nascondendoti. Ok. Ok, qui c'è un boss. È un altro pezzo di storia, non me l'aspettavo. La realtà cade a pezzi dinanzi ai nostri occhi. Beh, me ne sono accorto dai pezzi di... Beh, qui non credo di avere molta scelta, Me ne sono accorto dai pezzi di città che stanno fluttuando in giro. Però ragazzi, ho quasi tutti i rapporti tra il 20 e il 18, è incredibile. Non so, guarda qua, sono tratti positivi. Deformazione delle membra, danno subito, sì me lo ricordo questo, per tutta la battaglia. Cappella della codardia. All'attaccante che subisce il colpo 2 di arretramento. Maledizione. Maledizione. Sai cosa? Non ci arrivo. Maledizione. Devo prendermela con lui. Devo prendermela con lui. Questo potrebbe darmi una guarigione critica ai nemici. La domanda è: attacco lui o lui? Beh, lei è più facile da eliminare. Lui... non lo so. Buttiamoci su di lei. Lei fa più danni. Lei fa molti più danni. Mi preoccupa molto di più. Ovviamente avvelenamento. Ci dobbiamo eliminare questa merdina qua in fondo. Fastidio tremendo. Bravo ragazzo. Bravo ragazzo. Madonna mia, sono schivate. Stiamo iniziando bene, ma non abbassiamo la guardia. Siamo su Darkest Dungeon dopo tutto. Allora, qual era migliorato? Arretramento. No. Fermezza. Da Audrey danno aumentato. E tra l'altro ha il 10% di danno in meno questa maledetta. Quando slogato, il corso slogato deve essere una cosa temporanea, non permanente. E scusami, 8 di danno. Baluardo è molto forte, l'ho sottovalutato finora, ma Baluardo è molto forte. E sembra quella più medio, ma media però aumenta i danni in maniera smisurata. Cioè ho visto Barristan fare 12-14 di danni con un attacco, è una cosa incredibile. È una cosa incredibile.
Allora, devo eliminare lui. Ok, 12 di danno. 1 di vita! Ma sei una merdaccia, sei. Sei una merdina schifosa. Ok. Ah sì, dai. Posso farlo. Posso farlo perché non voglio che agisca. Questo dà solo buff ed è meglio evitare che gli dia. Ah, indietreggio mi sa. Ah no, perché è resistente, è vero. Ok. Direi che posso difendere di smasigno. Ottimo. Direi che posso fare un bel affondo. Faccio la mira attenta. Facciamo mira attenta, va? Che è meglio. Facciamo mira attenta perché è molto... Doppia azione, la grande. Mira attenta, misto questo, vedrete. Mira attenta, mista colpo bruciapelo, sarà una cosa epica. Serrata dei ranghi per provocare gli attacchi, non lo so. Non lo so. Qui forse mi conviene continuare a difendere. Ma mi sposto la difesa verso qualcun altro, forse è meglio così. Sposto la mia difesa su Paracelsus. Generalmente è un facile bersaglio per quasi tutti. Non è proprio in grado di schivare la ragazza. Mamma mia, ha la faccia del 10% di danno. Che merdina schifosa che sei, oh. Ma lurida. Lurida. Io la tua devozione da 4 soldi. La domanda è, ce la prendiamo con lui? Beh no, ho un'idea. Ho un'idea. Non ve la dico, non ve la spoilerò, ma ho un'idea. Vedrete, sarà bellissima. Ora fa l'attacco per tutti. Mamma mia. Adesso lei svanisce tra le ombre. Ottimo. Adesso utilizziamo... Ah, ma non ha meno del 50% della salute, come non detto. Adesso... No, non posso farlo. Sì, facciamo questo. Per togliergli lo scudo. Vedrete, è una cosa bellissima, vi piacerà. Ma dai, ma 10 di rigenerazione e salute. Ma che cacchio sei? Ma lurido. Signora, smetta di rompere gli zebedei. Questo non agisce contro il combo. No, non brucia il combo. Alla grande. Guarda qua che bello. Guarda qua che bello. Dai. Quello che volevo. Shhh, immobile, figlio di Troy. Mentre guardi la tua fine a sopraggiungere. Adesso domanda è... No, voglio tenermi l'invisibilità, ma... No, ma me la sacrifico. Guarda, becco 4 stack, 3 stack. Sì, 4 stack adesso. Taglio la gola di nuovo a questo tizio. E guarda qua. Io ho sta roba, raga, ve lo dico. Io non cambierò mai idea. E OP come poche. Veniva benissimo. E tra l'altro è in ottima sintonia questa abilità. Insieme a arretramento cruciale. Perché arretramento cruciale applica combo. E se vai di nuovo alla fermezza lo stunni. È un'ottima combo, un'ottima sintonia. Cristo Dio. Li stiamo bullizzando, ragazzi. Li stiamo letteralmente bullizzando. Lo curo solo dal veleno per non prendere altri danni extra. Il resto non importa. Ciao bello. Esecuzione. Perché è un cosmico. Ha un tratto positivo per il cosmico. Per chi non avesse fatto caso nelle altre puntate. Non mi dà nulla. Non mi dà nulla essendo l'ultima regione. Mi racconti qualcos'altro di storia? Volevo proprio capire. Quindi praticamente mi sembra di capire. Di nuovo. Appena finito. Mi sembra di capire che praticamente il tizio, lo studente del nostro accademico, aveva capito del suo errore. Buff? Debuff? Sì, ma che è debuff? Aveva capito del suo errore. Aveva riconosciuto il suo errore. E aveva deciso di rifugiarsi nei meandri di questa montagna per nascondersi dai suoi fallimenti, ovvero quello che ha causato, la distruzione del mondo che ha causato. Si vergogna talmente a questo punto da sparire completamente dalla circolazione. E noi, essendo la brigata, questa compagnia improvvisata di persone, stiamo portando per appunto questo che è l'ultimo barlume di speranza dell'umanità, lo stiamo cercando di portare a questo signore, questo accademico, questo studioso del maestro che c'ha, lo spirito del maestro che ci sta accompagnando.
Lo stiamo portando all'ultimo barlume di speranza, sperando per l'appunto che lui colga il senno della ragione e ritorni, riconosca i suoi fallimenti, li affronti, quindi codardia, i nomi degli atti, no, codardia, come cavolo si chiamavano, adesso non mi ricordo. Non mi ricordo i nomi degli atti, comunque i 5 atti, ogni volta noi portavamo un barlume di speranza cercando di affrontare ogni suo singolo fallimento. E questo, essendo l'ultimo atto, la codardia, ovvero quello in cui, l'ultimo atto in cui lui si è nascosto sulla montagna, dovrebbe essere quello finale, visto che lo stiamo raggiungendo per l'appunto lui stesso sulla montagna, a dargli il barlume di speranza e cercare di farlo ritornare di se stesso, e magari con i poteri di questo nuovo rituale che ha accumulato da questo nuovo rituale riporti tutto alla normalità. Strano che io l'abbia colpito. Questo mi sembra di aver capito, 64 di vita, ma che cacchio sei? Un carro armato. Ma Cristo è Dio. Wow! Audrey è un mostro, raga. È un mostro Audrey. Guarda che questo cherubino sta per fare una bruttissima fine. Ve lo dico, Sto cherubino sta per vedere il giorno peggiore della sua esistenza. Schifoso maledetto. Schifoso verme. Vuoto tedioso. Odio infinitamente tutte le abilità che puntano a... che puntano praticamente a... incalcolato. Ah, ma questo sarebbe morto lo stesso. Odio tutte le abilità che fanno danni ad area, specie se ne fanno tipo 7-8 a testa. È terribile. Serrata dei ragni, è tutto calcolato. Lei Paracelsus non prenderà neanche... no, prenderà dei danni. Ah no! Grande bro. Grande bro. Ok, adesso facciamo l'avanzata. Questo dovrebbe morire al prossimo turno, quindi siamo a posto. Porca mannaggia, il colpo di Audrey è stato brutale, rifacciamolo. Rifacciamo. Ciao bellissimo. Ci vediamo nel prossimo video. Pezzo in merda. Pezzo in merda. La domanda è... ah, è finita. Non posso curare in alcun modo nessuno. Anche lui. Io non posso curare nessuno in alcun modo. Terminiamo questa robetta. Quindi sì, mi sembra di capire il motivo per cui si chiama codardia quest'ultimo atto. È il fatto che lo studioso sia nascosto sulla montagna. E questa è la nostra missione finale, raggiungerlo. In qualche modo questa fiamma rappresenta la speranza, la luce dell'anima, e lo farà ritornare normale. Ricordo il nostro primo incontro all'università, sui gradini. Avevi un futuro promettente, illuminato dal potenziale che rifulgeva dentro di te. Al fine, mia anima nemica, ne avrei mirato l'espressione. È giunta l'ora di reclamare il mondo dalle tue debolezze. Affronta le tue disfatte con ignita temerarietà. Urge bilanciare l'equazione. Sì, sono convinto che sia quello. Infatti gli dice, affronta i tuoi fallimenti, perché è lui la causa di tutta questa distruzione del mondo. E lui gli sta dicendo, affronta i tuoi fallimenti, e gli stiamo portando questa fiamma che in qualche modo rappresenta, mi sembra di capire, la speranza che lui, per l'appunto, torni se stesso. Bella sta canzone. Oh mamma mia, sembra una cattedrale, sembra. Però una cattedrale cosmica comunque. Oh mamma mia, di fronte a cosa ci troviamo? E cos'è questo? Oddio no, questa è su... alla intestina. Sembrava qualcos'altro. Ora rivolgi lo sguardo al tuo gran risultato, alla totalità dei tuoi fallimenti. Il tuo corpus, corona di ferro. Madonna mia, inquietante questo. Che cos'è questa roba? Che cos'è questa cosa? Quanta vita c'ha? Succhi gastrici. Acido? A fine del turno 3 di... ok, questo si basa molto sull'avvelenamento. Interessante. Anche lei. Però lei c'ha resistenza. Lei c'ha resistenza ai morbi. Tutti hanno resistenza ai morbi, perché ho preso la testona del dannato. Oh mamma mia. Sono agitato. Sono un po' agitato, sarò onesto. Iniziamo con il solito contrattacco. Ho visto che Dismas è abbastanza prediletto per i suoi attacchi. Quanto è resistente al morbo? 100% di resistenza al morbo. Anche con la penetrazione 1/3. Maledizione, questa non ci voleva. Questa non ci voleva. Precauzione elementare. Non l'ho presa. Dovevo prendere precauzione elementare. Ne applichiamo combo.
È stunnabile. Applichiamoli combo. Proviamo. Ha funzionato, incredibile. Tutte e due, tra l'altro. Colpito. Cristo santo. Si basa molto sull'acido, suppongo, quindi. Madonna mia. Audrey è brutale, raga. Non guarda nessuno in faccia. Vorrei utilizzarlo adesso, anche se rappresale mi convince molto di più per stunnarlo. Oh, l'abbiamo stunnato, la grande. Però ha 2 azioni, ho notato. Ha 2 azioni per turno. Ah, 3 ne ha. Ne ha 3. Ok. Posso rifarlo? No. Allora spariamo tra le ombre. Svaniamo tra le ombre. Prossimo turno facciamo. L'ha attaccato perché aveva questa succo gastrico oppure perché... così, a caso? Questo è importante da scoprire. Mira attenta, visto che è un bersaglio prediletto. Almeno il contrattacco gli farà danno critico. Non credo che sia necessario curarlo. In fondo è solo 4 di danno al turno. Nulla di troppo eclatante. La domanda è... provo a dargli un po' di veleno? In fondo era solo un terzo. In fondo era solo un terzo. Provochiamo lui i suoi attacchi. E no, perché voglio che attacchi Dismas a tutti i costi. Difendiamo piuttosto Paracelsus. Madonna mia, se fa paura questa cosa. Porca miseria. Porca miseria, 11 di danni non ci voleva. Però è sparito l'avvelenamento. Questo è ottimo. Ok. Orrore. Vieni qua, bellissimo. Ha fatto da sola 70 danni, ragazzi. 70 danni ha fatto da sola. È brutale. È brutale, Audrey. Cristo se l'adoro. Cristo se l'adoro. Mamma mia. Le relazioni positive ci stanno facendo vincere questo gioco. Le relazioni positive, ragazzi. Lo uccidiamo? Credo di sì. Prima che procchi qualcosa. Credo ci sarà un'altra fase. Troppo facile. Troppo facile. Infatti. 200 di vita. Buon Dio. 200 di vita. E questo farà qualcos'altro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abilità. Ok, provochiamo i suoi attacchi. Non so come comportarmi se no. 2 attacchi. Occhiata. Funziona un po' come disprezzo, tocca a te. Funziona come il boss dell'atto 3. Oh cacchio, gli hai rimosso tutti i tratti positivi. Però il prossimo turno dovrebbe guadagnare uno scudo in ogni caso. Anche se gli dovesse fare un bel po' di male, il prossimo turno guadagna uno scudo. Però perché non fare difensore su di Audrey? Facciamo un difensore. Ok. Questo è resistente? Un po' meno, mi piace. Questo lo possiamo distruggere con... Ho paura che anche questo si agisca così, che in base ai token che ha faccia più danno. Quindi cerchiamo di rimuovergli i token. Salto la dirigenza. La grande. Ah, gli ha rubato i token positivi. Ecco dove li ha presi. Li ha rubati. Sacco e merde. Ok, allora lo avveleniamo questo coso. Quando invisibilità più 3 di avvelenamento. Ok, l'abbiamo colpito. Andiamo a search... Maledizione. Ho paura. Preparazione a infliggere un potentissimo colpo inevitabile. Ho paura di questa roba. Di nuovo li ha rubati. Bingo bango, bro. Ok. Forse abbiamo una possibilità. No, cerchiamo di avvelenarlo. Purtroppo mi ruba gli scudi. Cerchiamo di avvelenarlo il più possibile. 19 di danni e lo batteremo coi danni sul tempo. Questo lo avveleno di sicuro perché non ha resistenza grazie alla combo. Ah, va bene. Va bene. Pardon. Emergenza sul posto di lavoro. Chiamano a qualsiasi ora, pure alle 3 di notte, non vi preoccupate. La vita da corporate. Allora, che devo fare? Sono un po' perso. È una chiamata che è durata 10 minuti. Che punto ero? 112. Sì, lui mi ha rubato tutti gli emblemi positivi. Questo non lo posso fare.
Curiamo un po' di stress a sto punto. Ma non gli voglio dare tratti emblemi positivi, perché questo è un ciulone. Ma è grande. Ma sfracella delle balle. Che coglioni. Occhiata. Tocca a me. Alla grande, bro. Perché ha 3 attacche? È una fase 3? Parte una fase 3 tipo? Me ne sono accorto adesso. Sai cosa bello? Te faccio un bel affondo. Odri fa solo critici in questa puntata. Non guarda in faccia nessuno. Mi ha rubato tu. Ma sei una... Ma non puoi rubare tutto così, dai. Ma sei proprio uno schifo. Ridammi la roba. Almeno parte della roba. Parte importante. Ammaccamento. Buono. Non può spostarsi. Sei sicuro? Voglio togliergli una risposta. Avendo scudo voglio togliergli una risposta. Voglio togliergli una risposta e gli diamo ancora avvelenamento. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Non credo che valga la pena. Ho troppi buff. Ho troppi cazzo di abilità che fanno token e lui me li sta rubando tutti. Maledetto. Avessi schivato qualcosa. Posso fare? Ho un'idea. Ho un'idea. Ho un'idea. Vi piacerà, vi piacerà. Mamma, ma Audrey ragazzi fa solo critici. È brutale Audrey. Ti adoro bro. Ti adoro bro. Fratella. Beh, anche Paracelsus era un po' geloso. Cosa ho letto? 999? No, penso fosse un bug o qualcosa. Stavamo passando la fase finale. Tu sei matto. Cosa? Non è possibile utilizzare le abilità di tipo mischia? Sparisce nell'ombra. Sparisce nell'ombra. Fortunato sono che guarda. Bingo bango non è un attacco in mischia, bro. Questo è irremovibile. Uccidiamo i ragazzini perché penso... Mi sono accorto adesso che suona male. Uccidiamo i pupetti perché sono quelli che, diciamo, danno tratti quello che vuoi. Non posso neanche smuovermi. Non è possibile utilizzare l'abilità di... Cosa? Non è possibile... Ma ti decidi? Cosa cazzo posso fare allora? Non è possibile utilizzare... Ma cosa? Cos'è? Ma cambia? Un po' muzzo cambia? Questo mi sta dicendo, a cazzo ti cambio un po' di roba? Maledizione. Devo passare al contrattacco. Lui dopo, dobbiamo eliminare i pupetti. Non voglio che diano dei buff positivi a un boss che potrebbe durare anni. 2 di danno li ho fatto. Madonna mia. Ok. Mi ho fatto un po' male. Ho visto tipo grattarsi un pochino la barra della vita. Futilità. Errore. Colpo di grazia. Fuori dall'Izabedè. Ma non si sposta avanti? Non si sposta avanti sto coso? Quindi non posso fare il colpo bruciapelo perché non c'è nessuno in posizione 1. Poi adesso in posizione 2 e 3. Audrey è brutale, raga. È brutale, Audrey. Che altro devo fare, se no? Lui? Oh, posso curare lui. Togliamo tutto. Ho curato lui. Al massimo, tra l'altro. Allora fai questo. Meno male che mi sono tenuto un'abilità che non fa niente, praticamente. Cioè, ovviamente, che non è né attacco né distanza. Cristo santo. Vabbè, pian piano sta cadendo, però è immune praticamente a tutto. Affronta il tuo fallimento. No! No! È come coso. Devo sacrificarne uno. No! Non ci ho pensato. Non ci ho pensato. Su Darkest Dungeon 1 nell'ultimo boss a turni ti sceglieva di sacrificare un personaggio e lo dovevi far morire per forza. Se ne avevi più di 2. Chi posso sacrificare?
Ci allontaniamo dal mondo della teoria. Questa storia può finire solo in due modi. Chiedi cosa è successo a chi ha osato mettersi contro di me. Ho giurato che non mi sarei arreso ed eccomi qui. No, non posso sacrificarne uno. Cioè mi fai affezionare della gente in questo modo e poi mi fai l'attradimento. Ci avrei dovuto pensare che l'avrebbe rifatto. Ci avrei dovuto pensare, su Darkest Dungeon 1 è stato così. E mi dispiace Paracelsus. Ah, no, aspetta. Oh mio Dio, è il professore che ha... Ho capito. Non sacrifichi un personaggio, praticamente affronti il tuo passato. Hai affrontato il tuo passato e praticamente l'hai fatto rievocare il professore del passato. Quello che avevi sezionato per i suoi studi. Ma è poetico sto gioco, è poetico ragazzi. Nulla da aggiungere. 920 resistenza a tutto. 920 resistenza a tutto. Qui mi dice 20 ma qua 920. What the fuck. Vabbè, forse lui riesco ad avvelenarlo. Anche meglio. Anche meglio. Ce l'ha solo con lei. Regressione. Non posso fare nulla, quindi ci curiamo. Posso attaccarlo con chiunque questo? Credo di sì. Ok. 0 danni. Credo che solo lei lo può distruggere. Mi sa di sì. Solo lei lo può distruggere. Gli altri non gli fanno danni. Poetico sto gioco. È poetico sto gioco, raga. Io non ho niente che gli faccia danni. Ho qualcosa da utilizzare? Vabbè, concentriamoci su di lui allora. Difendiamo lei. Ok, e ci dobbiamo concentrare su coso. Mentre Audrey attaccherà. Mentre coso Paracelsus, se l'avessi saputo, pensavo di doverla sacrificare. Ok, mentre Paracelsus se la prende con lui. Posso applicare? No, è resistente a tutto. Figlio di Troia. Ok, lei adesso può attaccare. E io adesso lo posso attaccare. E gli posso infliggere tutto. Ok, è solo con Paracelsus che lo posso uccidere. Essendo il suo fallimento, gli altri non hanno alcun effetto. È solo lei a influire su questa cosa, sul suo passato. E ad accettarlo. È bellissimo sto gioco, raga. Da un punto di vista... come dire? Da un punto di vista significativo, di messaggio, è bellissimo. Ogni eroe praticamente sono sul sicuro. Per questo ha 999 di danno. Perché ogni eroe dovrà affrontare il suo passato prima di batterlo. È poetico, perché comunque non fa un botto di danni, ne fa abbastanza per darti fastidio, ma la tua concentrazione è superare il tuo passato con ogni eroe che hai. Bellissimo. Mani alzate, 10 su 10 su Darkest Dungeon 2, ragazzi. Mani alzate. Botta risposta. Ok, di nuovo. Come immaginavo, è solo lei che può ucciderlo. Interessante. Oh! Hanno bisogno di me. Giù. 200 danni! 200 danni! Guarisce dallo stress, fiamma più 15, 33% di guarigione. Hai capito? Questa merdina usa il tuo passato contro te stesso. Se riesci a batterlo pian piano lo distruggi. Ora lo rifarà su di me. Compatite coloro che intravedono la mente di Dio. D maiuscola, fratama. Interessante, veramente bello. Ogni eroe affronterà il suo passato e quando lo distrugge farà 200 danni al nemico. E non potrei immaginare un finale più bello. Molto meglio che sacrificarne 2 personaggi a caso. Bellissimo, bellissimo ragazzi. Sono senza parole. Samsara. Ah, ha evocato 2 stronzetti. Stronzetto 1 e stronzetto 2. Sapete cos'è il bingo bango? Volete scoprire il bingo bango? Meglio di no, prima stordisco questo maledetto. Non pensavo che l'avrei stordito. Ottimo. Ehi, pupetto. Pupetto.
È brutale. Madonna mia, cos'è sta sfracello di critici, ragazzi. Ok, non posso fare attacchi a corpo. Non so da cosa sia. Lucchetto della mischia, non so da dove arrivino. È praticamente una somma di tutti gli altri boss che abbiamo affrontato finora, questo coso corpus. Ah, ma è una persona. Adesso mi sono accorto che questo è un cazzo di cappuccio. È una persona su un trono. Questo è l'allievo. L'abbiamo raggiunto, quindi avevo ragione. Ok, mira attenta. Curiamo terrore di Audrey. E andiamo con il dismasigno. Quindi a caso ti sceglie uno di questi. Zia, 75%, fratmo. Ragazzo, non peggiorare la tua situazione. Ascoltami. Ascoltami, eh. Perché non posso attaccarlo? Ah, perché c'è provocazione, Cristo santo. Quella merdina, allora muori così. Allora muori così solo come un cane. Non dovevi farmi arrivare non dovevi farmi arrabbiare il mio dismasigno. Però credo che sia meglio questo, perché facendo critico lo farò sanguinare più a lungo. Come non detto. Sempre che lo faccia sanguinare, si intende. Ok. Io lo adoro sto boss, è bellissimo. Aspetta, prima che mi batta magari. Mo mi fa il culo e cambio subito idea. Credo di voler difendere Audrey. Affronta il tuo fallimento. Lei non lo posso più scegliere e dobbiamo scegliere. Lei affronterà suo marito. Minchia, lo sapevo. Lei affronta suo marito. Quello che la picchiava e tutto, no? L'ubriacone maledetto. Non so colpirlo. Ok. Apprezzo Barristano. Il problema è che non puoi fargli danno. Wow. Wow, è come se lui avesse. È come se questo coso, questo allievo. Perché prima pensavo fossero solo delle allucinazioni. Ma fa. È come se fosse un non morto. Lui ha letteralmente rievocato un non morto. Ha letteralmente rievocato un non morto dall'altro mondo. Perché è così potente questa creatura che può rievocare i non morti. Hai capito? Mentre dobbiamo difendere Audrey. Mentre gli altri picchiano come delle bestie. Questo tizio incappucciato. Fa male, fa molto male. Non ho attacchi a distanza, maledizione. Botta risposta allora. Ma lui morirà comunque, solo che avrei voluto attaccarlo almeno. Okay. Però si chiama spettro in fondo, quindi magari è solo un fantasma. Ok, fermezza. Curiamo un po' di. No, non ho nulla da curare di stress. Andiamo, difendiamo lei stavolta, dai. Questi sono tutti i sanguinamenti, sto bastardo. No, tutto il sanguinamento resiste. Quindi un po' a caso. Uno è dello stress, uno è degli attacchi a distanza, uno è degli attacchi ravvicinati. Ora è finito. Il prossimo turno è finita. Potremmo fargli di nuovo 200 di danni. Tipo adesso. Bellissimo. Letteralmente bellissimo. Letteralmente bellissimo sto boss. Dal significato, dal punto di vista aspetto, le fasi e tutto. Bellissimo sto boss. Bellissimo. Rimpiangeranno il fatto di averci sottovalutato. Rimpiangeranno il fatto di averci sottovalutato. Samsara. Evoca altri due stronzetti. Maledizione. Samsara ha un significato molto religioso, se non sbaglio. Non so che cazzo sia esattamente, ma ha a che fare con la religione. C'era perfino su Devil May Cry. Il Samsara. La zona, su Devil May Cry 3 c'era una zona. C'era un gioco che si chiamava Samsara qualcosa e ti serviva per accedere a una bussola del tempo per cambiare dimensione. Adesso non me lo ricordo esattamente, ma molto carino.
Grazie. Well done, hai appena picchiato un bambino. Grande. Continua così, campione. Picchiali tutti. Vediamo anche questo che è in fondo. Poverino, come piange. Godo, ma allo stesso tempo mi dispiace. Come fa a schivare che è immobile? Ma guardalo. È su un cazzo di trono col culo seduto, non lo muove neanche. È immobile sto tizio. Madonna mia. Bello. Ha vulnerabilità quest'uomo, non sei neanche riuscito a fare più di 10 danni. Fai schifo. No, credo che rispetto agli altri boss è più facile, ma solo perché ti vuole presentare. Forse le altre due fasi erano difficili, ma questa fase in particolare ti vuole solo presentare, per l'appunto, la trama di cui vi parlavo. Affrontare il proprio passato, superarlo, per dibattere questa diciamo, non so neanche come chiamarlo, questa deplorevole creatura, questo abominio della natura, questo abominio del Signore, non so neanche come chiamarlo onestamente. Vediamo su Paracelsus, lei può diventare invisibile, non mi preoccupo. Affronta il tuo fallimento. Ok, vediamo con Dismas o vediamo Barristano. Dismas le guardie della carovana. Lo sapevo. Dismas affronta le guardie che ha ucciso. Lui si sente in colpa per averle uccise. Quelle della diligenza. Si sente in colpa di averlo fatto per la disperazione. Ok. Vedete che praticamente la guardia, gli spettri se la prendono solo ed esclusivamente col personaggio coinvolto. Niente attacchi nella mischia, non ti preoccupare. Non ti devi affatto preoccupare, Fratom. Non ti devi affatto preoccupare, Fratom. Non mi servono gli attacchi a mischia. Gli attacchi dalla minchia. Non ti preoccupare. Ottimo. Audrey. C'è un altro critico? Però 23 di danni anche senza il critico è comunque brutale, raga. È brutale. Questo perché comunque c'ho l'esproprio. 20% di danni da invisibile. E sono brutali. Letteralmente. Letteralmente brutale. Cacchio, ma volevo vedere. Non avrei dovuto fare così. Volevo vedere anche il passato di. Cioè, volevo far affrontare il fallimento anche a Barristano. Vabbè. Sarà per la prossima volta. Non volevo fargli perdere troppa vita. Alla fine sì, avrei potuto tranquillamente eliminarlo con un bingo bango, ma non volevo rischiare troppo. Utilità. Non è il momento di vacillare, ma intanto stiamo vacillando. E state mutte. Vorrei attaccare Paracelsus di nuovo. Why not? Ok, credo che sia finito. Ci siamo. L'ultima incombenza. Giubilo? Esiste come parola. Sapevo che c'era giubileo, ma non pensavo si dice giubilo. Giubilò. Vabbè, è finita, ragazzi. Mamma mia, con il bingo bango è finita. Bang! Per annichilirlo è necessario annichilire proprio sé, ma il mondo si ridesterà attraverso il ricordo che ne è stato conservato. La corona di ferro è l'ultima a sparire. Completa l'atto codardia. La tua confessione completa. Gli assi cosmici si sono allineati, ancora una volta. Perdonati. In fin dei conti, l'umanità non è altro che una debole ipotesi. Un'equazione sbilanciata. Un angolo imperfetto. Piantiamo i semi della nostra rovina e tentiamo di negarne il compiuto. Bellissimo. Creiamo monti dei nostri errori, mostri dei nostri misfatti. Scivoliamo, inciampichiamo, erriamo e vacilliamo. Eppure in ciascuno di noi dimora un chiarone speranzoso che perdura contro le infernali ombre che oscurano i nostri buoni intenti
in ciascuno di noi risiede un vuoto è sconfinato, infinito. Il vuoto del Darkest Dungeon. Bellissimo, ragazzi. Commovente come finale. Commovente. Praticamente questo capitolo voleva dirti: zio, c'è del male in tutti noi, ma comunque alla fine quello che conta è quello che facciamo, non quello che siamo veramente dentro, ma che cosa scegliamo di fare nella nostra vita. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia, filosofia, ragazzi. Io ho fatto l'istituto tecnico, ma è il gioco più filosofico che abbia mai visto. E poi non è che io abbia l'intelletto per affrontare certi discorsi, ma tanta roba, ragazzi, nulla da dire, ve lo dico proprio papale, tanta roba. Vediamo se c'è qualcosa. Ah, proprio così? Voglio vedere se c'è qualcosa più che altro, oppure se devo rifarmi tutto da capo. Sembrava una schermata finale, dove praticamente tutti avevamo battuto. Rimanete qui se lo desiderate. È sempre possibile accrescere le proprie conoscenze. Ok, quindi sì, praticamente abbiamo sbloccato la Endless Mode, la modalità sandbox dove possiamo fare le spedizioni all'infinito potenziando i nostri personaggi e scoprire il passato magari di ogni personaggio che non avevamo conosciuto, magari riprovare il boss finale, Tabernacolo della Speranza. Ok, è finito il gioco. Wow, forse quel mondo era un sogno, anche se fosse, vale sicuramente la pena ricordarlo. Sì, immaginavo fosse un finale perché alla fine stavano ricostruendo una società. Pian piano tutti i nostri eroi stavano aiutando tutti i distrutti, tutti gli afflitti da questo mondo ingiusto. E quindi sì, sembrava un finale speranzoso dove tutti hanno scelto di fare la cosa buona e mettersi insieme e per l'appunto prediligere la parte buona che risiedeva nel loro cuore, rispetto magari a tutti gli altri nella città degradata, uomini pesce, campagna, zona fetida, che hanno scelto per l'appunto di cedere al lato negativo di loro stessi e si sono trasformate in quelle creature malefiche, uomini infuocati, maiali, creature putride e uomini pesce. Tanta roba, ragazzi, tanta roba, bellissimo gioco, ve lo consiglio, provatelo. Ovviamente io non ho provato tutti gli eroi, sfortunatamente, anche perché, beh, come potete immaginare già sta puntata praticamente è durata 2 ore, ma sì, è un gioco veramente da provare, ve lo consiglio con tutto me stesso questo gioco. Se riuscite a, diciamo, padroneggiarlo, alla fine il mio feedback finale, che è molto più facile rispetto al primo Darkest Dungeon, ma da tutti gli altri punti di vista. Ovviamente io ho giocato a difficoltà media, quindi sto parlando di difficoltà media. Difficoltà media è più facile rispetto al primo Darkest Dungeon. Magari difficoltà infernale o con la fiamma blu è più difficile. Però, a parte quello, ragazzi, come vi ho già detto nella puntata precedente, questo gioco è migliore sotto ogni aspetto rispetto al primo Darkest Dungeon. E la cosa incredibile è che è Darkest Dungeon, ma non è lo stesso gioco. Nonostante sia comunque un RPG a turni, è l'unica cosa che è rimasta identica. Ovviamente i cameo dei personaggi, le loro abilità sono rimaste più o meno simili, ma completamente rilavorate per un nuovo gioco. Questo gioco è Darkest Dungeon 2, ma è completamente diverso dal primo capitolo. E questa è una cosa incredibile da fare da parte che uno sviluppatore può fare, perché generalmente quando abbiamo un capitolo successivo sono palesi copie con dei miglioramenti del capitolo precedente. Questo invece è un altro gioco e questo 10 su 10. Questa cosa l'ho adorata come non mai, e soprattutto le meccaniche, la parte delle relazioni, la scelta sulla mappa che è molto migliore a parer mio dei dungeon che affrontavamo, delle varie grotte solo lineari sul primo Darkest Dungeon. La scelta della mappa con le varie bifurcazioni, con le scelte che praticamente potevano influire permanentemente su tutta la tua spedizione. Molto più bello. E soprattutto un gioco che perdona molto di più. Se perdi, ho notato, adesso noi abbiamo fallito una sola volta, ma se perdi un atto, lo rifai da capo, fallisci, la fiamma della speranza è più grande, quindi praticamente ti favoreggia e ti spinge pian piano ad avere più possibilità contro i nemici. Ovviamente utilizzando la fiamma della speranza guadagni meno candele, però hai più possibilità, se ti interessa di più della storia, di completare la storia, se magari non sei proprio il maestro tattico che per i giochi, diciamo, strategici, gli RPG a turni. No, l'ho adorato sto gioco, l'ho adorato, ve lo consiglio, ve lo consiglierò sempre. Darkest Dungeon, forse uno dei migliori, già il primo, forse uno dei migliori giochi RPG a turni a quelli io abbia mai giocato, e sarà sempre così. Ora, nella speranza che esca un Darkest Dungeon 3,
eventualmente rimaniamo con le dita incrociate. Io sicuramente vi ringrazio per avermi accompagnato in questa serie. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questo gioco. Mi auguro per l'appunto di rivedervi con le altre serie. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella bella.